Anch'io è un progetto che rientra nelle tante attività di Sguazzi, un'associazione di volontariato, e la specificità di Anch'io Teatro è che le persone che decidono di partecipare al laboratorio sono le più disparate per età, provenienza, etnia, quindi lingua d'uso, e anche per abilità fisiche. Quindi abbiamo dei laboratori che permettono di far stare insieme bambini delle elementari con anziani, magari anziani anche particolarmente malati e con grosse difficoltà motorie, a fianco appunto di questi bimbi che sprizzano energia da tutti i pori, piuttosto che adolescenti italiani con richiedenti asilo, ragazzi inseriti in progetti di accompagnamento per delle fatiche loro di vario tipo, con adulti invece che scelgono il laboratorio perché hanno voglia di fare teatro e in questo momento della loro vita hanno proprio voglia di usare questo linguaggio per comunicare. Quello che a me è piaciuto in particolare è stato il discorso del titolo. Possiamo immaginare Sisifo felice, perché Sisifo per noi è la metafora della fatica, e la fatica attualmente è un termine che poco si accosta ai bambini, spesso viene considerato un po' come tabù, mentre invece una buona fatica commisurata aiuta proprio nella crescita. Quello che è stato per noi molto bello è che i bambini sono stati disposti a raccontare sì le loro fatiche attraverso alcune modalità diverse, ma hanno subito un po' trasformato tutto in gioia, e ne è venuta fuori una produzione, un prodotto che ha espresso moltissima gioia da parte loro. Il tema in generale era un po' il tema della gioia nelle cose più difficili. Cioè non arrendersi nelle difficoltà. Felicità anche nelle cose più difficili. Che fai? Ecco. Essere felice anche quando Fai delle cose quando sei triste, magari. Quando succede qualcosa di triste. Trovare felicità nella fatica. Ecco quello. Sì. Guarda, è un esempio del burattino, era prendevi dei fili immaginari, tiravi avanti le cose. Muovevi con dei fili immaginari. Aspetta che faccio una cosa. È stato costruito con loro uno spettacolo in poco tempo e hanno avuto l'opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico vero in un auditorium che era quello del nuovo ospedale di Bergamo, per cui è stata un'occasione molto importante. Io penso che questi momenti per i bambini siano quei momenti della scuola, della loro esperienza scolastica, che restano nella memoria perché hanno lasciato un segno. Avevamo portato cuscini, coperte, le cose che servivano per dormire, anche dei pigiami, e avevamo fatto questa scena dove facevamo finta di dormire con i nostri peluche. Che qualcuno suona. È stato abbastanza imbarazzante. Quante persone c'erano?
C'è più di 100 di sicuro. E qua nell'aula video avevamo messo i nostri pupazzi e l'avevamo allestita. E c'era una canzone e tutti potevano andarla a vedere. E mi sembra che era di Aldo Palazzeschi la poesia che avevo letto. Sì. E dove era allestita la stanza, cioè c'erano anche tutte le nostre voci che parlavano. Di cos'è? Del nostro che segnavamo. Infatti c'erano sia i pupazzi che avevamo usato durante il teatro e anche i nostri disegni che avevamo fatto dove volevamo abitare. Alla fine di questo progetto erano venuti anche i genitori e con i bambini, con i genitori facevano la lotta di cuscini e poi Margherita metteva la musica e quando si stoppava dovevamo stare fermi. Anch'io Teatro nasce nel 2014 all'interno del Festival in Necessità Virtù con l'idea di perseguire principalmente 3 linee di lavoro, una linea artistica, una linea pedagogica e una linea culturale. La volontà di fare teatro dello studente di una scuola vale tanto quanto la volontà di un assessore di un comune a sostenere il progetto. Questo significa, in particolare, credere nella possibilità che attraverso la creatività e attraverso l'immaginazione sia possibile fare cultura. Una delle cose importanti di Anch'io Teatro è che ogni anno il gruppo artistico che lavora alla progettualità, che poi viene portata all'interno del festival, lavora poi anche nel portare i propri materiali all'interno delle scuole o all'interno di enti che desiderano ospitare il nostro progetto. Questo significa che nello specifico la persona con fragilità a un certo punto e in certi contesti diventa a sua volta formatrice e guida di un gruppo all'interno del quale si tiene un laboratorio di teatro. Questa proposta che ci avete lanciato per noi l'abbiamo subito presa al volo, perché è chiaro che si sposa bene col nostro progetto di scuola, che è una scuola che punta anche a insegnare ai ragazzi a prendersi cura di loro stessi, ma anche di qualcun altro. Lorena, tu all'inizio sei qua, sei nel pubblico. Confermato che sei qua. No, lui è là. Tu sei qua. Una serie deve essere già in scena per Maurizio. Dove stai andando? Cosa sta cercando? Chi sta cercando? Quando il pubblico vi dirà quello che vuole dirvi o non vi dirà niente, guardate, dove sarà la musica manetta, guardatevi. Mi è piaciuto confrontarmi con persone diverse da me che fanno qualcosa di diverso e anche un'età diversa dalla mia. All'esercito ci stanno anche un po' di ragazzi che sto facendo le scuole così e di certo stare avanti fino alla fine. Non è tanto l'aiutare altre persone,
ma è stare insieme a quelle persone e cercare di capirle e magari anche fare robe insieme a loro, che comunque tu non ti aspetti che anche loro ad esempio riescano a farli. E allora lì ti senti abbastanza realizzato quando succedono queste cose. Abbiamo potuto scoprire nuovi lati di noi, magari che a noi piace il teatro e non lo sapevamo neanche, abbiamo potuto imparare nuove cose sull'altro. Mi sono trovato molto bene, perché ho conosciuto tante persone, ho imparato nuove cose e mi è piaciuto molto partecipare allo spettacolo di Natale. Abbiamo lavorato con delle persone che sono disabili, ma io non pensavo che ce la facevo, soltanto che alla fine sono riuscito a mettermi in mezzo alle persone e capirle. La conoscenza degli ospiti del Gonella mi ha fatto sentire un pochino strana, perché mi sto collegando ai miei nonni infatti a casa, che prima mi tenevano come una bambina, mentre sono ora io che sto dietro a loro. Ho perduto il mio amore e non mi importa. Ho perduto il mio amore e non mi importa. Presto un altro verrà che meglio del primo sarà. Ho perduto il mio amore e non mi importa. A me dell'amore non me ne frega un cazzo! Capito? E con gli altri spettacoli, poi con tutte le varie cose che sono successe, adesso mi piace di più di prima, molto di più. La cosa che mi ha maggiormente colpito di questi ragazzi e ragazze è stato l'affettuosità, l'affetto, non so come chiamarlo, che hanno verso queste persone, e la cosa mi ha molto colpito perché io ho in mente i ragazzi di oggi che sono totalmente presi con queste tecnologie e questi telefoni, e invece anche loro hanno un cuore, diciamo, un'anima. Hanno proprio stretto un rapporto così di complicità e di affetto, e la cosa secondo me molto importante è che loro comunque hanno aumentato proprio la loro autostima e si sono sentite proprio protagonisti e valorizzati, nonostante le loro difficoltà, hanno potuto proprio sperimentarsi e mettersi in gioco. Per me l'incontro è amicizia e confidenza con le persone. Per me l'incontro è quando una persona ti viene incontro e inizia a parlarti parlando dei suoi sentimenti. Per me incontro è saluto. Per me l'incontro è aiutare l'altra persona che si trova nelle difficoltà. Per me l'incontro è la possibilità di incontrare nuova gente e di allargare di più le proprie conoscenze. Per me l'incontro è stare con tutti gli altri. Per me l'incontro è energia.
Per me l'incontro avviene faccia a faccia e non attraverso dei messaggini. L'incontro è mistero, è favola, è dolore, è gioia, è guerra, è pace, è odio, è amore. L'incontro è vita. L'incontro è inizio di una storia, fiaba o avventura, che termina con un lieto fine, anche se prima di arrivare al finale favoloso, dolce, quanto quel dolce che mangiucchiamo con gli amici, ci sono suddivisioni e tristezze, ma arriverà prima o poi quel lieto fine. Come le principesse, prima di incontrare il loro lieto fine, devono trascorrere combattimenti o tristezze e finalmente arriverà di sicuro quel finale. Questo è l'incontro da fiaba, l'incontro dei sogni al di sopra di quelle morbide nuvole. Non c'è nessun intento terapeutico, nessun intento educativo, ma esclusivamente offrire uno strumento di espressività pura a persone molto diverse fra loro. Ed è ovvio che poi attraverso questo strumento si migliorano le relazioni fra le persone e probabilmente la ricaduta è anche una ricaduta di tipo culturale, sociale, però è tutto indiretto e la cosa che più ci interessa in partenza è fare insieme arte. Ok, voi dovete avere ben chiaro dov'è il vostro oggetto, perché voi entrate, poi uscite a prendere l'oggetto e poi rientrate. Stop! Giusto. Ti ricordi la battuta? Sì, è una cosa dolce. Via! Bravissima. È un cuscino pieno di pidocchi, ma ci vedete? Ah, ma sei c'è. Benissimo. Ma che dite? Ma siete ciechi? È una maca. È un progetto che in qualche modo azzarda, osa un po', dove diciamo, non c'è la consuetudine di portare alcuni linguaggi come il linguaggio teatrale e questo osare, questo prendersi dei rischi dà dei risultati straordinari, soprattutto se si affronta questo percorso con fiducia, con stimolo, con coraggio e con la convinzione che sia un percorso necessario. Senza il gruppo il lavoro di laboratorio teatrale non si può fare e quindi è proprio necessario che ci sia un gruppo affiatato, un gruppo partecipativo, che partecipa in modo positivo, e questo è quello che sempre abbiamo trovato, delle persone che avevano voglia di mettersi in gioco e di crescere insieme a noi siamo cresciuti tanto quanto sono cresciuti loro e questa crescita la possiamo rivedere in alcuni modi che hanno questi ragazzi, questi bambini, queste persone anche adulte, alcuni modi di essere che hanno e che vanno cambiando. Prima la bambina, dico la verità, era come se si sfogasse ma in negativo, invece adesso urla ma canta. Ecco, questo è il mio riscontro positivo, cioè la bambina ha risposto positivamente agli insegnamenti che gli avete dato. È stato fantastico e vorrei rifarlo. Ho scoperto dei nuovi giochi e
e posso giocare con i miei amici. Mi sono divertita in tutti i giochi, ma soprattutto mi sentivo felice. Io quando eravamo all'inizio del primo giorno ho provato un po', tipo come sarà il spettacolo e quando lo faremo, tipo un po' incuriosito. 5, 4, 3, 2, 1. Questa esperienza, quando è stata proposta a scuola e dall'oratorio, mi ha molto incuriosito perché mio figlio è molto vivace e spesso è da contenere e ho pensato che fosse un'ottima occasione per fare in modo che si esprimesse e soprattutto che mettesse un po' magari di ordine al garbuglio di emozioni che ha dentro e che magari attraverso il gioco e l'esperienza del teatro poteva tirar fuori per dargli un senso, ecco, e per aiutarlo insomma ad esprimersi. L'attività teatrale ha permesso ai bambini di lavorare su un aspetto importantissimo e fondamentale per la loro formazione, che è quella del controllo del corpo, delle proprie emozioni, di saperle gestire e usarle in modo positivo. È un'esperienza davvero di crescita e formazione estremamente importante, una forma d'arte che molto spesso dimentichiamo e che invece per i bambini è fondamentale. Siamo assolutamente favorevoli a questi tipi di iniziative che vedono coinvolte scuole e associazioni del territorio e tutti i bambini con attività fortemente inclusive. Io ho scoperto una cosa, che mi piace tantissimo fare teatro, lo vorrei fare tutti i giorni. Ad esempio qui nel laboratorio Anch'io-Teatro che ci ospita oggi a Bergamo, in collaborazione con il progetto Tante Mani della cooperativa del Patronato San Vincenzo, abbiamo lavorato realizzando delle maschere. Il lavoro è stato lungo, proprio fare ognuno dei ragazzi la propria maschera ha richiesto del tempo ed è stata un'occasione di lavoro manuale molto ricca, perché nell'usare le mani, nel creare la propria maschera, si sono create proprio anche durante il laboratorio momenti di grande scambio, di grande confronto fra le diverse persone coinvolte. E adesso poi la maschera c'è, i ragazzi l'hanno in mano, la possono indossare e diventa per loro uno strumento potentissimo di difesa e di attacco. Di difesa perché magari può permettere loro di un po' nascondere certe emozioni, e di attacco perché dà loro la forza per esprimere
al massimo quello che hanno voglia di raccontare. Creato la maschera, cioè dell'altro me, che ho continuato sull'ambito dell'altro me, e quindi fra nome dell'altro me più con la maschera si assomigliano. Malefica. Cioè, posso di essere buona, tranquilla, pacifica con tutti. Io perfida, in sintesi. E questa maschera lo crea un attimino in sé con l'altro me. Quando tipo la mia maschera combatte così, fa delle mosse un po' speciali, un po' da combattimento, e quindi quindi anche come nell'altro me che ho fatto tra il cattivo e il supereroe, l'ho messa insieme alla maschera che ho fatto. La cosa che mi è piaciuto fare è quella di aver inventato la forma della maschera e di aver fatto delle prove indossandola, inventando dei movimenti, delle pause, gli sguardi, ed incontrarmi anche con gli altri, quindi questa è stata per me la cosa più bella che mi ha fatto divertire. La mia maschera si chiama Valentina, un nome a caso, e arriva da un posto incantato. E mi piace stare con gli altri a fare il teatro. E mi piace fare tutti gli esercizi. L'esercizio che mi è piaciuto è quello di colorare la maschera. Quando sono arrivata, la cosa che mi ha colpito di più è stata la diversità delle persone che c'erano, nel senso che spesso i laboratori di teatro sono rivolti a una specifica fascia di persone. E ci sono i laboratori per gli stranieri, i laboratori per i disabili, i laboratori con la psichiatria, per i bambini. E invece qui era un po' un misto. Adesso stiamo provando a dare un corpo a queste maschere e ed è difficile perché non solo tra di noi siamo molto diversi, ma anche le nostre maschere sono un'altra cosa, un altro elemento ulteriore di diversità. Perciò dobbiamo capire come relazionarci alla maschera, come relazionarci alla nostra maschera e alle altre maschere e al nostro corpo sotto la maschera e agli altri corpi sotto le altre maschere. Ho seguito il percorso come
semplicemente un piccolo riferimento, anche se i ragazzi sono totalmente autonomi rispetto a queste attività. E appunto il 2 dicembre abbiamo fatto il nostro primo debutto, è stato molto bello, importante, anche perché ha dato un senso a tutto il lavoro fatto a livello laboratoriale. Il fatto di essere davanti a un pubblico immagino sia stato significativo per loro e per noi. Questa maschera mi ha ricordato che una volta la portavo, ma adesso l'ho tolta, per cui l'ho lavorata, l'ho modellata, gli ho dato un nome a questa maschera, l'ho riconosciuta e l'ho tolta nello stesso tempo. Anch'io-Teatro è un tentativo di dare una mano all'idea che tutti quanti, come esseri umani, possiamo essere capaci di fare poesia, di fare una cosa bella e di esserne protagonisti. E per me questo è anche un modo di fare politica, e di fare politica attraverso la straordinaria forza che ha l'immaginazione.